Guardate, mi brucio ancora. Guardate, scusatemi, dovete assistere, guardate. Guardate, là. Eccoci qua, io e la mia assistente Coco. Voilà, intanto easy. Ok, mettiamoci easy perché siamo in casa, non siamo in un laboratorio, non siamo, diciamo, nelle cucine stellate. Ok, siamo io e la mia gattina, che la cucina deve essere anche semplicità, amore e passione, ma con molta però snellezza. Cominciamo da qua. Non ho visto mai nessuno che cucina con le casacchine nella propria cucina. Ok, voglio fare insieme a voi questa super ricetta. Le costine di maiale fatte in una maniera formidabile, come si fa in Argentina. È un piatto praticamente argentino. Queste costine verranno prima di tutto marinate per un paio d'ore con le spezie che voi volete. Ok? Dopo che è stata questa carne marinata, verrà scottata in padella. Ok, verrà fatta una scottatura, poi dopo andrà messa in forno con della carta da forno e del Domopac e verrà cotta per un'ora e mezza. Vi assicuro un risultato super eccellente. Guardate Cocò, in questi giorni è più attento a cercare topolini che a lavorare. Un po' di miele per la marinatura, è uno spettacolo. Perfetto. E ora sale buono. Voilà. Ci vado a mettere anche un pochino d'olietto. In questo caso viene massaggiata benissimo e non bene. Lasciamola qui tranquilla e beata un paio d'ore. Andate a fare dell'altro. Pronta a marinare. E con questa qui cosa facciamo? Questa qui che ho attaccato è una bresaola di petto di pollo. Vi metterò qui il link, molto interessante, semplice da fare, interessante. Buono. Questa è una grande ricetta dove andiamo a esaltare i sapori praticamente della carne semplice. Voi considerate che un pezzettino di carne così a noi ci costa 5 euro. Ok? E andiamo completamente a esaltare il proprio sapore di quella carne. Lo andiamo ad amplificare facendo questa esecuzione, facendo questa, diciamo così, ricetta, che non è una classica ricetta, ma è una ricetta the best and world, ok? Bene, sono trascorse un paio di ore, si è marinato bene e ora, come detto, passiamo a dargli una bella scottata. Ok, senza oli aggiuntivi, niente, tanto qui mi sembra che sia già bella grassa. Scottiamo bene le nostre costolette. Perché facciamo questo qui? Così si brucerà intorno e dopo andrà a perdere meno liquidi durante la cottura al forno. C'è chi dice che serve, c'è chi dice che non serve. Io la faccio. Che non saper fare a leggere e scrivere la faccio. Se voi volete non la fate.
ok? Così, semplicemente così. Vediamo. Perfetto, ora io per sicurezza ho anche una cosina di sicurezza ulteriore. Ok, voilà, vedellino. E ora lo rimettiamo semplicemente, tanto prendo l'altra padella, uso la solita, ok, in forno 200 gradi per 2 ore, ok, forno ventilato, sopra sotto. Via. Voilà, voilà, ok, fateci quello che meglio vedete, visto che il forno deve stare acceso 2 ore, non c'è problemi di infilarci anche questi qui nel frattempo. Io le taglio molto grosse e via in forno. Io ci ho messo un po' di acqua, vedete, per tenerlo un pochino umido, ok. Voilà, un goccino, un centimetro d'acqua sotto. Allora, voilà, sono passate 2 ore. Lascio in forno, così, spegniamo, tac, e lo lascio in forno così, e lo vedete, per un altro 2 ore, ok? Praticamente altre 2 ore se ne starà lì ad ancora cuocere, stesso col calore del forno, con il calore della carta, con il calore della pentola, ok? Minimo un'oretta o 2, benissimo. Infatti è una ricetta lunga questa. Io lo lascio in forno per un paio d'ore per cercare di economizzare, perché sennò altrimenti, per fare più veloce, da 200 gradi che ho messo magari uno passa a 150-160 e lo tiene un'altoretta. Io facendo questo lo spengo, lo lascio lì in forno e lui continua a cuocere e non sprechiamo altra corrente preziosa, ok? Comunque sia, lasciamo stare lì un paio d'ore. Intanto assaggiamo una patatina. Vada come la cua. È passata un'oretta e mezza circa. È passata. E ancora bruciante. Lì. Devo stare anche un po' chinato, se no non entro la telecamera. Guardate qui, devo far vedere cosa. Guarda che bellezza. Oddio, soletta. Guardate. Oddio, come brucia ancora. Guardate. Scusatemi, dovete assistere, guardate. Guardate là. Che dite? Ora vi sto bruciando, è morbida, guardate, si spezzano nel mezzo, guardate qui, guardate, è come il poulet de porc, avete presente? Guardate qui, il burro,
Guardate. Nulla. Vi consiglio di fare questa grandissima ricetta. Praticamente zero spesa, tanta resa. Tutto quanto. Penso che oggi me lo merito proprio. Guardate. Guarda qui. È un po' un assaggio alla Bud Spencer questo.